Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Non potevo esimermi dal dire la mia sulla situazione Kim Min-jae Napoli, che è ovviamente ai titoli di coda. Kim andrà in Inghilterra, sponda City o sponda United, lo sapremo molto presto. Ingaggio mostro offerto dall'Inghilterra 4 volte superiore ai 2 milioni e mezzo che Kim percepisce adesso al Napoli. Le ultime sono che l'entourage di Kim e il Napoli si sono incontrati per adeguare l'ingaggio offerto al calciatore e incrementare questi 2 milioni e mezzo annui e cercare di togliere la clausola dal contratto che andrà in vigore dal 1° luglio, mi sembra. Quindi c'è tempo per questa clausola, ma Kim andrà via comunque. Poi le situazioni da analizzare secondo me sono due. Una è quella che siamo diventati tutti quanti esperti di calciomercato, tutti quanti vogliamo dire la nostra e tutti quanti poi vogliamo aver ragione su alcune situazioni che bisogna prima analizzare e poi prendere sempre con le pinze, perché il calciomercato è un argomento dove puoi tranquillamente essere scontato da una parte e essere incompetente dall'altra, quindi è un argomento diciamo spigoloso. L'altra situazione è che siamo diventati tutti quanti, oltre ad essere esperti di calciomercato, anche esperti di stilare contratti, gestire delle società, perché io ho letto commenti nelle ultime 48 ore che ricominciano, eh sì, ma il presidente perché non vuole mettere mano ai soldi, non vuole spendere mai niente, perché dobbiamo incrementare l'ingaggio dei campioni e tenerli a Napoli, perché addirittura ha messo la clausola nel contratto che la clausola è un'arma a doppio taglio. Allora, secondo me, il mettere la clausola nel contratto di Kim è stata solamente una manna dal cielo. Vi spiego perché. Perché tu prendi un calciatore che alla fine sconosciuto no, però è un calciatore dove nessuno, io compreso, anche se feci la reaction appena lo acquistammo, andai a vedere un po' di che pasta era fatto Kim e si vedeva che era un difensore comunque forte, però doveva adeguarsi alla Serie A, era il primo anno fuori dalla Turchia. Non è che vai a fare un contratto ad un calciatore, dici ho preso Kim Min-jae, gli do 5 milioni all'anno per i prossimi 10 anni, grandissimo investimento perché è un top player. No, non lo era un top player, lo è diventato e lo diventerà perché ancora non è del tutto maturo. Però mettere la clausola ad un acquisto del genere è, diciamo, è un colpo di genio secondo me. Uno perché l'hai preso a 20 e la clausola è a 60, quindi hai fatto già 40 milioni di plusvalenza. Due, perché non potevi mai sapere se riuscivi poi ad ammortizzare lo stesso investimento con un calciatore come Kim, perché nessuno appunto avrebbe pensato che Kim poi potesse valere 60-70 milioni già adesso. Nessuno. Quindi per me il contratto è stato fatto in maniera impeccabile. Poi che la situazione si è evoluta in questo modo e anche grazie alle prestazioni di Kim in campionato, perché se Kim avesse fatto un'annata un tantino diversa da quella che ha fatto, comunque stavamo parlando di cose diverse ad oggi. Poi il fatto del non voler mettere mani alla tasca, non voler investire qua, là, non regge perché se la memoria è così corta, allora stiamo parlando di aria fritta. Dobbiamo andare a vedere tutti gli investimenti e tutti i soldi investiti in questo Napoli dall'inizio dell'era De Laurentiis. È vero, ci sono state tantissime plusvalenze, ma i soldi sono stati reinvestiti in primis. E secondo, il Napoli è in Europa da tantissimi anni, lotta tra le prime quattro in Serie A da un bel po' di anni, quindi i risultati parlano chiaro. Primo. Secondo, i video che sono sul mio canale parlano ancora più chiaro, perché se andiamo a ripescare qualche video che ho fatto nel mese di luglio, quando c'è stato il non rinnovo di Mertens che è andato via, Fabian al Paris Saint Germain, Koulibaly al Chelsea, Insigne, ancora prima se ne andò Hamsik e quant'altro, abbiamo perso tanti calciatori, ma
per perdere determinati calciatori che possono essere forti e fondamentali per la squadra, ci deve essere un motivo dietro, almeno forte quanto il calciatore. Perché una società che vuol rimanere ad alti livelli e vuole dire la sua, sia in Serie A che in Europa, deve comunque stare attenta ai conti. È la prima cosa. L'essere sani a livello economico è la prima cosa, perché alzando gli ingaggi di tanti calciatori, hai vinto lo scudetto, per esempio, dici, "Ma adesso quest'anno alziamo gli ingaggi, 6 milioni a Osimhen, 5 milioni a Kim, 4 milioni a quell'altro, arriverai non l'anno prossimo, ma tra 2 anni che se non recuperi o ti va male un'annata e al limite non recuperi gli investimenti fatti e hai un monte ingaggi altissimo, rischi di capitolare. Quindi io mi tengo la gestione De Laurentiis in primis, una gestione societaria ed economica senza rossi in bilancio e senza malefatte. Secondo. Terzo, i risultati ottenuti. Abbiamo fatto questo calciomercato tra luglio e agosto, mandando via i migliori, tra virgolette, vincendo lo scudetto 2022-2023 e non solo, dominando il girone di Champions, arrivando ai quarti di finale. Sì, si è uscito con il Milan, ma con il Milan noi abbiamo giocato 2 partite senza attaccanti praticamente, giocando da Napoli e creando tantissime occasioni da gol. Poi non l'hai buttata dentro, Magnan l'ha parata, va benissimo, ma te le sei giocate e nessuno senza fare gli ipocriti, perché nemmeno io avrei mai creduto che il Napoli quest'anno avesse vinto lo scudetto e per lo più con una Champions giocata in questo modo. Nessuno. Quindi i risultati parlano chiaro ed non possiamo... cioè è inattaccabile secondo me, è inattaccabile la gestione societaria. Dopo quest'anno è inattaccabile, senza che cominciamo una volta e il presidente, perché così, così, perché se la memoria è così corta e non riusciamo a guardarci indietro, allora parliamo di aria fritta. Lo ripeto, parliamo di aria fritta, perché non è possibile mettere sul patibolo un presidente che è vero avrà guadagnato tot soldi, ma nessuno in nessun campo mette su delle società per andarci a perdere, nessuno. E poi sono anche d'accordo con il monte ingaggi, con gli stipendi che vengono dati ai calciatori a Napoli, al di là di ciò che vuole il presidente e di come la vuole gestire. Per me già 5 milioni all'anno, che tu sia Holland, che sia Messi, che tu sia Cristiano Ronaldo, che sei Mbappé o che sei il miglior calciatore al mondo, è già troppo. 5 milioni all'anno va più che bene, senza che cominciamo, no? Io voglio 8, io voglio 10, io voglio 46. Cioè, è normale che poi arrivi al punto che diventa insostenibile concorrere con altri campionati, ovviamente quelli inglesi, ma non solo. Normale che non puoi concorrere. Se tu a Napoli prendi 2 milioni all'anno, sei felice, sei contento, hai un grandissimo stipendio, arriva la squadra inglese di turno, che può essere anche un Everton, non parliamo solo di Manchester City o di squadre di alta classifica, possiamo parlare di un Everton, lo stesso Brighton, in Inghilterra stanno bene tutti quanti economicamente, quindi possono tranquillamente permettersi investimenti del genere. Io sposo la politica De Laurentiis in pieno per le cose che ho detto prima, perché per me siete già strapagati, quindi andare ad aumentare ingaggi, stipendi di calciatori che prendono già 3-4 milioni all'anno, per me è già troppo. Poi potete dirmi la vostra, potete dire ciò che volete, però così non vinciamo niente. Non è vero. Non è vero, perché lo scudetto di quest'anno ne è la prova. Che poi l'anno prossimo tu devi difendere il titolo, non ti ripeti nella vittoria dello scudetto perché non lo sai, devi giocare un altro campionato, non è che hai vinto quest'anno e ti fai 10 campionati di fila, no. Per quello
devi avere sicuramente una potenza economica, ma parliamo di potenze come Real Madrid, come Manchester City a livello economico, perché se tu hai un budget da 500 milioni di euro tutti gli anni, dici, oh, boh, ma a me che mi frega, io quest'anno prendo Isco, l'anno prossimo prendo Messi, l'anno prossimo faccio nutridente, Mbappé, Neymar, e che ne so, Lewandowski per esempio che è vecchio ma comunque dice la sua, Holland, compri tutti questi calciatori ed è normale che puoi provare a vincere 10 scudetti di fila, ma nemmeno è detto. Prendiamo il Manchester City per esempio, investimenti tutti gli anni, al di là che ha una proprietà dove i soldi escono dalla fontana e siamo d'accordo, però il Manchester City comunque dopo i tanti investimenti fatti, stipendi a Guardiola, i migliori calciatori, non è che abbia vinto 6 campionati e 4 Champions League, no, anzi in Champions addirittura su quest'anno ci può provare, ma nemmeno è detto, devi comunque arrivarci in finale, perché il Real Madrid comunque in caso fuori è sempre il Real Madrid, lì contano le 14 Champions vinte e poi devi sempre vincere la finale. E comunque con i soldi che poi hai preso da Champions League, dalla finale e quant'altro va a finire pure che vai pari, se non sotto, agli investimenti che hai fatto. Quindi a livello monetario non c'è da farsi maestri in primis. Possiamo dire la nostra opinione sicuramente, però cominciare di nuovo con lo stesso motivo è perché il presidente così colì non lo tollero più. E ve lo dice uno che ci stava cadendo quasi nel tranello quest'anno a fine giugno con il mercato che ha fatto il Napoli in uscita. Ci stavo quasi cadendo nel tranello e sì, però è sempre la società e quant'altro. Però no ragazzi, secondo me la via è giusta, quella che sta percorrendo il Napoli a livello economico, a livello di contratti, poi che Kim si paghi la clausola e vada via, prenderemo qualche altro difensore all'altezza, come il Napoli ha sempre fatto. Nella maggior parte dei casi si è sempre rimpiazzato il calciatore, a volte pari, a volte in meglio, senza se e senza ma. Nessuno si sarebbe giocato niente, che via Mertens, via Fabian e via tutti quelli che sono andati, il Napoli diventasse campione d'Italia quest'anno. Comunque mi sono anche dilungato troppo e vi chiedo scusa per questo ragazzi, iscrivetevi al canale se vi va. Questa era la mia opinione per questa situazione Kim Min-jae e la partenza verso l'Inghilterra possibile, anzi quasi sicura, diciamo, almeno per tutto quello che leggiamo poi in successione, ora dopo ora ne leggiamo una diversa, ma portano tutte al Kim Manchester City Manchester United. Ci vediamo nel prossimo video, restate sintonizzati ragazzi e sempre Forza Napoli.